As a past Grand Master of the great state of Missouri, I'm very much interested in the Masonic Service Association. In the last war, we had 49 Grand Lodges trying to do the work of one. In unity is strength. This time, when our boys come marching home victorious, none will look askance and say, "Where was Freemasonry in this hour of need?" Approximately 10% of the boys in the service are Freemasons. Another 15% are close kin of Freemasons. Through the association, Freemasonry is meeting the challenge of their great need. At this very moment, in foxholes and on shipboard, beneath the sea and in the air, countless hands are being clasped in fraternal recognition as brothers find one another in the darkness as well as in the daylight. And countless fathers, bravely wishing Godspeed to their departing sons, are saying, "Boy, when your hour of darkness and loneliness comes, find a Freemason and tell him you're the son of a Freemason, and you'll find a friend." And through our great association, the flower of Freemasonry is being made to bloom in the rocky soil of war's desolation. And the fruits of Freemasonry are being shared by every boy and girl who wears the uniform. There's nothing for sale in Masonic service centers. Neither mineral nor metal is the price of Freemasonry service to our boys. And yet, our centers are supported without fanfare or public appeal, because in our heart glows the great light of charity, unostentatious but sincere. Each of us giving generously because we have seen the light and heard the cry of the widow's son, and heard the cry of the widow's son, of the widow's son, of the widow's son. Il discorso del presidente Truman è ovviamente pieno, strapieno, veramente immensamente pieno di linguaggio esoterico e figure retoriche, ma il modo in cui chiude è davvero singolare. Perché abbiamo udito il pianto del figlio della vedova. Ebbene, il riferimento nascosto in questa frase è una potenza in ambito esoterico non indifferente, e siccome parliamo di significati che non sono esattamente alla portata di tutti, avrei piacere di raccontarveli. Essere figlio della vedova vuol dire essere figlio dello spazio compiuto, come Horus o come Gesù, che nacquero senza padre. Significa rinascita che comporta un atto interiore di unione con sé per realizzare la propria interezza, un atto che può avvenire solo in un punto definito e noto solo a chi si riunisce, ovvero noto solo ai figli della vedova. Per questo motivo in ambienti esoterici si dice che un iniziato, e quindi un massone, è un figlio della vedova, perché significa essere come Horus o come Gesù, in quanto, secondo i rispettivi culti, entrambi nacquero senza l'intervento di un padre. Questo concetto, correlato a quello relativo alla carità, citata anche dal presidente Truman in tempo di guerra, è correlato ad un'altra figura retorica, ossia al cosiddetto tronco della vedova, che fa parte delle tornate rituali massoniche. Nelle tornate massoniche, alla chiusura dei lavori, il cerimoniere fa circolare un sacco di stoffa nera per la raccolta della beneficenza, chiamato proprio tronco della vedova. Questa fase dei lavori è considerata obbligatoria, si tratta di un'importantissima cerimonia e si può dire che senza di essa la tornata non è rituale. Questi rituali massonici ci portano fra gli dei dell'antico Egitto, e infatti la dea Iside, moglie del dio Osiride, ucciso e fatto a pezzi dal fratello Set, diede alla luce Horus, e anche in questo caso in ambienti esoterici si parla di figlio della vedova, e il discorso del presidente Truman è strettamente correlato a figure simboliche e rituali spesso utilizzate nei circoli massonici di altissimo livello. Parliamo di un vero e proprio messaggio in codice, ok? Che solo in pochi riescono a decifrare. Spesso in massoneria troviamo queste particolarità che non fanno altro che rendere ancora più fitto e oscuro il mistero correlato alla setta più grande e potente del mondo. Ma come funziona la massoneria? Sei davvero sicuro di saperlo? Qual è il legame fra mafia e massoneria? Sei sicuro di conoscere tutta la storia e cosa significa massoneria deviata?
Cosa comporta l'influenza di gruppi occulti che si sono ispirati alla massoneria e che attualmente operano ai massimi livelli in ambito finanziario? Guarda questo video fino alla fine per scoprirlo. La massoneria, cari signori, è un gruppo esoterico su base iniziatica. Man mano che si intraprende questa ascesa all'interno della gerarchia massonica si ha accesso a determinate conoscenze che poi vengono tramandate. Le origini della moderna massoneria risalgono al 1717, quando le logge inglesi si riunirono a Londra per dar vita a un'istituzione comune, la Gran Loggia, ma i primi testi della Libera Muratoria risalgono alla fine del 1300. Parliamo davvero di un ordine antichissimo che ormai allunga le sue spire in ogni ambito della società. Più di 10 presidenti degli Stati Uniti sono stati massoni, per non parlare delle eminenti figure in ambito finanziario che tuttora portano avanti un concetto di massoneria deviata che pone l'obiettivo del profitto a qualsiasi costo. Ricordiamolo, essere massone non è un reato e la massoneria in sé non è un problema. Ciò che costituisce un vero e proprio problema è l'interpretazione deviata di determinati insegnamenti che ormai hanno dato vita ad un vero e proprio ordine della massoneria deviata. Che poi, parliamoci chiaro, perché tutti i massoni sono tendenzialmente personalità di spicco nel mondo della finanza, avvocati, giudici, magistrati, imprenditori, politici, eccetera. Fatti due conti, no? Pensa solo all'influenza che esercitano le logge in molti ambiti della società. Ecco, rifletti su questo, dai magistrati alla finanza alla politica. Esistono due tipi di massoneria, la massoneria regolare e la massoneria continentale. La massoneria regolare insiste che un volume di scritture sia aperto in una loggia di lavoro, che ogni membro professi la fede in un essere supremo, che nessuna donna sia ammessa e che la discussione relativa alla religione e alla politica non abbia luogo all'interno della loggia. Mentre la massoneria continentale invece è costituita dalle giurisdizioni massoniche che hanno rimosso alcune o addirittura tutte queste restrizioni. L'unità organizzativa locale di base della massoneria nel mondo, lo sapete, è la loggia. Ebbene, queste logge private sono solitamente supervisionate a livello regionale da una Gran Loggia o da un Grande Oriente e quindi la Gran Loggia comanda una giurisdizione di logge, ma non esiste una Gran Loggia internazionale o mondiale che sovrintenda tutta la massoneria. E ogni Gran Loggia quindi è indipendente. Questo fa sì che di loggia in loggia si mantengano determinati segreti e si agisca in maniera compartimentalizzata senza rivelare determinate azioni o segreti ai membri delle altre obbedienze massoniche. Esistono dei gradi e a tutti gli effetti parliamo di un ordine gerarchico su base piramidale. I gradi della massoneria conservano i 3 gradi delle corporazioni artigianali medievali: grado di apprendista, compagno, ora chiamato fellowcraft, e gran maestro. Al candidato di questi 3 gradi vengono progressivamente insegnati i significati dei simboli magici della massoneria e gli vengono affidate prese, segni, segreti e parole che vengono insegnate solo ed esclusivamente all'iniziato. Parliamo di vere e proprie password, parliamo dell'accesso a determinati libri antichi consultabili solo da alcune persone, parliamo di strette di mano segrete che vengono insegnate di grado in grado e in modo compartimentalizzato. Il grado precedente non ha la minima idea delle conoscenze di cui è in possesso il grado successivo. La maggior parte del rituale massonico consiste in vere e proprie cerimonie, riti, che vengono eseguiti con la massima espressione esoterica. In quanto setta segreta nel vero senso del termine, non è noto pubblicamente in che cosa consistano determinate cerimonie, ma lo storico John Dickey investigò alcune dichiarazioni anonime di massoni e per quanto riguarda il rito di iniziazione venne fuori quanto segue. Un uomo con un grembiule e una spada sguainata ti costringe a consegnargli i soldi, le chiavi di casa, il telefono, tutti gli oggetti in metallo che ti tengono legato al mondo esterno, ti benda gli occhi, senti che qualcuno ti arrotola la manica destra e la gamba sinistra dei pantaloni mettendo a nudo il ginocchio, ti sfila il braccio sinistro dalla manica della camicia lasciandoti il petto scoperto, ti mette sopra la testa un cappuccio con un nodo scorsoio. Fai un passo avanti, la tua vita da massone è cominciata. Ora, cosa comprende l'iniziazione massonica? Comprende la magia.
Hai capito bene. Il rito massonico comprende letteralmente la magia attraverso un rito antico ben eseguito. I rituali di iniziazione ci dicono in modo più suggestivo di qualsiasi altra esperienza che il massone è nato, rinato in qualcosa di nuovo. Una volta che il candidato bendato è entrato nella loggia, gli viene ordinato di inginocchiarsi per una preghiera e quindi viene preso per mano e gli viene fatto fare 3 volte il giro della stanza prima di essere presentato ai dignitari della loggia che certificano che abbia almeno 21 anni, che sia di buoni costumi e che sia nato libero. Su esortazione del maestro venerabile, il candidato pronuncia una serie di giuramenti segreti. Afferma di credere in un qualsiasi dio e afferma che il suo desiderio di diventare un massone non è originato da ragioni di interesse o da altre motivazioni immeritevoli. Poi arriva la camminata. Il candidato infatti, signori, fa 3 passi in avanti, ognuno più lungo del precedente, con il tallone che va a toccare il collo del piede ad angolo retto, in modo che i 2 piedi formino una squadra. Per farvela semplice, sempre parlando di simboli esoterici e di magia, fanno dei passi lungo la stanza durante l'iniziazione, formando i simboli della massoneria e giurando su un libro sacro a scelta. Finita la camminata, l'iniziato deve inginocchiarsi di fronte all'altare mettendo a terra il ginocchio sinistro scoperto e a quel punto giura di non trascrivere mai i segreti massonici che sta per apprendere. Infatti, signori, la particolarità di determinati segreti correlati alla massoneria è che si tratta di segreti letteralmente tramandati oralmente e che, da quanto sappiamo, non sono mai stati trascritti da nessuna parte. E penso che questo sia il più alto livello di segretezza che esiste sul pianeta Terra. Nessuno può trafugare, hackerare o appropriarsi indebitamente delle trascrizioni segrete semplicemente perché non esistono. Tutto all'interno di un rito massonico ha un'importanza simbolica, dalle leggi sacre ai segreti, dai simboli massonici alle colonne, dagli altari ai disegni, tutto, qualsiasi cosa che sia correlata con un'iniziazione massonica è pregna di simbolismo esoterico. Quella che state guardando è la loggia in Palazzo Roffia a Firenze, una delle più antiche, e in questo caso è allestita per il rito francese. Il rito francese è un rito laico che utilizza una simbologia esclusivamente muratoria a differenza degli altri riti che sono invece ispirati ad altre tradizioni. Tra le molte che vengono utilizzate in massoneria c'è la tradizione scozzese, quella dei templari, cabalistica ed egiziana, e solo questo, solo il fatto che determinati riti si ispirino a tradizioni egiziane, templari e cabalistiche dovrebbe farvi capire a quali antiche leggi si rifà la massoneria. Quanto potere esoterico esercita nei determinati ambiti di appartenenza. La massoneria nel nostro paese affonda le sue radici in epoca molto antica. Pensate che ha le sue prime testimonianze certe e documentate risalenti al 1728, quando a Napoli fu fondata la Perfetta Unione, ossia la prima loggia regolare in Italia ad avere un'autorizzazione ufficiale della Gran Loggia d'Inghilterra. Il 16 marzo 1805 venne fondato a Milano il Supremo Consiglio d'Italia del rito scozzese antico ed accettato, per opera del conte francese Alexandre François Auguste de Grastilly, e nell'atto della costituzione del Supremo Consiglio d'Italia vi era espressamente riportato che il Supremo Consiglio d'Italia crea e costituisce di sua sovrana autorità una gran loggia generale in Italia sotto la denominazione di Grande Oriente del rito scozzese antico ed accettato. E fu così, cari signori, che nacque il GOI, il Grande Oriente d'Italia. Il rito scozzese antico ed accettato è uno dei riti iniziatici principali della massoneria, si articola in 33 gradi e si costituisce in un percorso di approfondimento della massoneria stessa. Il Grande Oriente d'Italia, signori cari, è la principale obbedienza massonica nel nostro paese e a conti fatti spaventa. Nata nel 1805 ad oggi raggruppa 23.000 massoni e 864 logge. E sebbene il suo gran maestro Stefano Bisi riferisca pubblicamente che la massoneria dà un contributo all'umanità, non passa inosservato lo scandalo della loggia P2, che indovinate
faceva parte del Grande Oriente d'Italia e attenzione, non fidatevi di chi tende a sdrammatizzare, Parliamo di una loggia che era attiva dal 1877. Propaganda 2, infatti, nata con il nome di Propaganda Massonica, è stata fondata nella seconda metà del 1800 con la caratteristica principale di garantire un'adeguata copertura e segretezza agli iniziati di maggiore importanza. Sì, perché non tutti, specialmente personalità di spicco nel mondo della politica, vogliono dire di essere massoni e infatti la loggia P2 nacque proprio con questo scopo, ossia quello di garantire la segretezza. La P2 fu sempre alle dipendenze dirette del Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia sino all'avvento di Licio Gelli. Quest'ultimo venne prima delegato dal Gran Maestro Lino Salvini a rappresentarlo in tutte le funzioni all'interno della loggia e poi ne fu nominato Maestro Venerabile nel 1975. Nel periodo della maestranza, Licio Gelli riuscì a riunire in segreto almeno 1 migliaio di personalità di primo piano, principalmente della politica e dell'amministrazione dello Stato, e la pubblicazione del suo programma sovversivo dell'assetto socio-politico istituzionale suscitò uno dei più gravi scandali politici nella storia della Repubblica Italiana. Il 31 ottobre 1981, 7 mesi dopo il ritrovamento delle liste degli affiliati alla P2, la Corte Centrale del Grande Oriente d'Italia, presieduta dal nuovo Gran Maestro Armando Corona, decise di espellere Licio Gelli per limitare gli scandali. Fatto sta che nessuno può uscire dalla massoneria, si può essere sollevati dagli incarichi, ma all'interno del linguaggio esoterico in pochi sanno che l'iniziato al massimo può essere messo in stato di sonno. E quindi riposa ma non esce dalla massoneria, e questo è un aspetto che solo chi ha una profonda conoscenza di queste cose riconosce. Non esiste un concetto relativo allo smettere di essere massone, può essere messo solo in stato di sonno. E per quanto riguarda lo scandalo della P2, che, ricordiamolo, faceva parte del Grande Oriente d'Italia dalla metà del 1800, ci furono inchieste giudiziarie molto pesanti che danneggiarono, ma chissà come mai, l'immagine della massoneria in Italia. Ora, c'è anche l'aspetto giuridico, ok? Perché dal momento in cui, come la loggia P2 all'epoca, una determinata associazione svolge certe attività di interferenza nelle funzioni pubbliche, e allora questo è illegale, perché sebbene l'articolo 18 della Costituzione italiana tuteli la libertà d'associazione, vieta le associazioni segrete e dunque, a fronte di questa legge, il Grande Oriente d'Italia deve rendere le sue liste pubbliche. Infatti c'è la lista completa online, ma credetemi se ve lo dico, la massoneria, quella vera, è di per sé una setta segreta, nasce con questo concetto, e in Italia gruppi occulti arrivano ad influenzare addirittura la politica del nostro paese con un gran numero di iscritti fra le fazioni politiche. Purtroppo, anche se le intenzioni dichiarate di determinate obbedienze massoniche sono quelle di fare del bene e alimentare il pensiero, non si possono controllare decine di migliaia di teste e purtroppo anche all'interno della massoneria tradizionale ci sono elementi deviati che portano avanti interessi tutt'altro che cristallini. Come prima domanda chiederei che cos'è la massoneria e che scopi ha? È un'associazione con una definizione che dette Mario Calvino, che era un fratello massone, padre dello scrittore Italo, diceva che è un'associazione che tutela il libero pensiero e cerca di fare il bene dell'umanità. Che cosa vuol dire ai tempi di oggi? Vuol dire costruire uomini migliori. Il 22 dicembre 2017 la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo afferma per la prima volta pubblicamente l'enorme interesse di Cosa Nostra e dell''ndrangheta per la massoneria deviata, indicando inoltre 193 soggetti aventi una doppia appartenenza, sia nel crimine organizzato che nella massoneria in Italia, e sempre secondo la Direzione Nazionale Antimafia 122 fanno parte del Grande Oriente d'Italia, 58 della Gran Loggia Regolare d'Italia e 4 della Serenissima Gran Loggia d'Italia. Presentiamo questa mattina le ultime 2 relazioni approvate
dalla Commissione parlamentare nella giornata di ieri, una sulle infiltrazioni di Cosa Nostra e dell''ndrangheta nella massoneria in Sicilia e in Calabria. L''ndrangheta, seppur in modo collaterale, già negli anni 60 aveva rapporti con la massoneria deviata, nella misura in cui questa faceva da tramite con le istituzioni politiche, voto di scambio e quant'altro. Io lo so quello che fate, chiaro? Dagli anni 70 i rapporti si stringono nella misura in cui la massoneria faceva da tramite con le istituzioni. Incomincia ad avere rapporti stretti dopo la prima guerra di 'ndrangheta, dove alcuni capi bastone diventarono massoni per poter comunicare senza intermediari e incrementare così i guadagni con personaggi della massoneria appartenenti anche al mondo bancario, della magistratura, imprenditoriale e delle forze dell'ordine. Dalla P2 alla presenza di mafia e 'ndrangheta nella massoneria ci sono stati dietro i servizi segreti e tanti di quegli interessi politici ed economici che non vi immaginate neanche. Nel 1992 la cosiddetta inchiesta Cordova, dal nome del procuratore che la condusse, fece emergere rapporti fra il crimine organizzato e la massoneria e vennero disposte perquisizioni nelle sedi del Grande Oriente d'Italia che portarono alle dimissioni del Gran Maestro Giuliano Di Bernardo. I carabinieri nel 2017, e questi sono tutti dati pubblici, registrarono tramite una microspia una conversazione fra Sebastiano Altomonte e sua moglie, una famiglia mafiosa calabrese, e Altomonte in questo frangente disse: «C'è una che si sa e una che non la sa nessuno, c'è la visibile e l'invisibile e solo chi è fra gli invisibili ne ha conoscenza». E secondo gli inquirenti del tempo questa intercettazione sarebbe la prova che rende plausibile un attuale accostamento tra potere mafioso e ambienti massonici. Ma non c'è bisogno di parlare di cose plausibili o meno come se la cosa non fosse certa. La cosa è assolutamente certa al di là di ogni ragionevole dubbio, specie quando si parla di mafia calabrese, e a confermare tutto questo arriva il Grande Oriente d'Italia stesso che il 17 novembre 2013 sospende per la prima volta nella sua storia una loggia, nella fattispecie la loggia Rocco Verducci con sede a Gherace, per un possibile coinvolgimento di persone affiliate irregolarmente alla criminalità organizzata calabrese. Lo stesso Stefano Bisi, la massima autorità del Grande Oriente d'Italia, disse: «Scusa, ma qual è il reato se un politico è iscritto alla massoneria?» Ebbene, caro Bisi, un politico iscritto alla massoneria non è un reato, ma dal momento in cui la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo parla di centinaia di fratelli massoni, come li chiamate voi, che oltre ad essere massoni sono anche mafiosi, e allora, al posto tuo, certe dichiarazioni le eviterei e mi preoccuperei di fare pulizia. Oh, really? Please. In una mega inchiesta dei carabinieri del ROS conclusa nel 2016 sarebbe emerso un verbale del 2014 dell'ex Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia Giuliano Di Bernardo, il quale riferisce al pubblico ministero di alcune confidenze le quali parlavano della certezza che su 32 logge, 28 in Calabria erano controllate dall''ndrangheta. Ecco di che cosa si parla quando si parla di massoneria deviata nel nostro paese. Si parla di azioni sovversive correlate al crimine organizzato che, utilizzando come ponte la massoneria, cercano di arrivare a personalità di spicco all'interno della politica, della magistratura, delle forze dell'ordine e dell'alta finanza. E cari signori, c'è di più. C'è molto, molto di più. Ora, siccome racchiudere tutto in un singolo video è controproducente per me, io propongo a tutta la community un secondo episodio dove mi concentro in tutto e per tutto ad esporre la massoneria deviata, perché c'è davvero tanto da dire, soprattutto perché poi il concetto va bene al di là dei rapporti fra mafia e massoneria. Parleremo del complesso militare industriale negli Stati Uniti, degli Illuminati che, deviando il concetto di massoneria, passando dall'ordine degli Illuminati di Baviera, controllano oggi il mondo dell'alta finanza. Parleremo di massoneria deviata, parleremo della politica europea e di altre questioni che reputo veramente importantissime per concludere e chissà, forse per continuare in una miniserie la discussione. Dipende tutto da voi. Se vuoi vedere un secondo video e chissà una miniserie super approfondita stile documentario su questi argomenti, non devi far altro che lasciare un like e un commento, cioè è gratis, supportami. Mi raccomando, fatemi vedere il giusto interesse e darò io stesso spazio a questo tema.
Se sei arrivato a questo punto del video e pensi che me lo merito, lascia un like. Mi raccomando, dipende tutto da voi. Lascia like, commenta e condividi. Per oggi è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando al prossimo episodio. Adieu!